Puntata speciale oggi. Con Michele Prezioso vediamo insieme come si pescano i calamari a tataki, ma non in quel della Sardegna, in quel del Friuli, della Croazia. No, Napoli. Napoli, i veri calamari napoletani. Facciamo entrare subito il nostro amico Michele. Michele, non vedo Buonasera, l'ora. buonasera ragazzi. Non vedo l'ora, Allora, non i vedo calamari a l'ora. Napoli, sì, ma dico, i calamari a Napoli hanno un nome particolare, proprio così, a caso. Si chiamano Gennarini, proprio perché San Gennaro, essendo il protettore di Napoli, li chiamiamo Gennarini. Oppure Esiscaril, che sarebbe, voglio dire, l'idea di un fischietto, insomma, fastidioso ma simpatico. Che Ragazzi, cosa dire? ragazzi, io qualche imbeccata l'ho già, mi ha già raccontato qualcosa e vi posso dire che questo video sarà ma proprio pieno di cose. E dai, non ridere adesso, eh. Non mi No, viene da ridere perché sto pensando. alle facce. No, ma Vai. voi non sapete cosa vi Sì. aspetta. Io vi consiglio di mettere in pausa, trovarvi un angolino tranquillo a casa, comodi, magari anche davanti alla TV, vi mettete lì e vi curate questo piccolo periodo di tempo, che non so quanto lungo sarà perché abbiamo appena iniziato, un programma non ce l'abbiamo, ma se lui vuol fare la metà delle cose che già mi ha detto, secondo me qua sarà roba da ore. Boh, speriamo di no, Ma io penso che il calamaro sia un argomento particolare. assolutamente. Anche perché voglio dire, è vero che popolano da nord a sud tutte le nostre coste, però posto che vai, usanza che trovi. Forse però c'è un metodo, voglio dire, antico, che è quello della lenza a mano, perché ormai siamo tutti canne, multifibre, treccine, treccette. Io ho sempre, voglio dire, preso i calamari anche con il 60 e il 70 a mano, un piombo fatto da noi, messo con un cotone particolare cerato. La pesca del Però stasera calamaro, trattiamo. la pesca del calamaro è una meraviglia perché cambia ogni anno. Cioè, quindi tutto quello che hai fatto Sì, l'anno prima, sì, va bene, hai non sembra l'esperienza, nulla. hai la sensibilità, tutto, ma dopo va comunque rivisto, ripreso. La pesca Sì, dell'orata, sì, la traina al dentice, la pesca del tonno, anche lì ci sono sono, standard. ma ci sono delle varianti, viene sempre qualche novità. Ma la pesca del Sì. calamaro, proprio perché la prima cosa che dovete sapere, i calamari vivono massimo 2 anni, quindi quello che pescate dopo un anno, dopo 2 anni, cioè quei calamari che non avete pescato, si sono liberati, non ci sono più. E ci sono le generazioni nuove. E le generazioni nuove, nella loro memoria genetica, si chiama epigenetica, salvano praticamente le esperienze di quei calamari che si sono salvati. Quindi hanno una velocità di apprendimento, i calamari in senso generale, che è fortissima, velocissima. E vi siete mai chiesti perché un artificiale che andava benissimo 2 o 3 anni fa, dopo 2 o 3 anni non funziona più? Il motivo è questo, perché i calamari che hanno avuto dei problemi con quell'artificiale e sono riusciti comunque a salvarsi, hanno depositato le uova e quelle uova hanno una generazione di calamari che sono sensibili a quell'artificiale e a quel colore. Per questo ogni anno è comunque bene avere qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo e di solito si hanno degli ottimi risultati in questo senso. Ma allora scusami Michele, lasciami fare solo una piccola parentesi sui Davidoni, che ormai dovreste già conoscere. Voglio mostrarvi un video che mi è stato appena mandato oggi da un mio amico che li ha ricevuti da pochissimo e ha voluto fare delle registrazioni con la camera perché è un video secondo me molto interessante e dopo mi dirai anche tu Michele cosa ne pensi.
artificiale il Davidone che poi è sempre un Mataflotti, quindi voglio dire la forma è quella, non è che voglio dire è variato, però secondo me la variante del colore è quella che fa la differenza, Io ho proprio per il notato, ragionamento che facevi, se mi proprio permetti, per il ragionamento che facevi tu prima. sì, io ho notato tanto anche la posizione degli occhi, cioè gli occhi che sembrano un qualcosa Anche, di relativo, in realtà fanno veramente la sono cose differenza importanti. sull'artificiale. Mm. Però ti faccio un'osservazione su questa cosa, perché parliamo di anni addietro, parliamo di tempo e tempo fa. Allora, la maggior parte delle aziende, vuoi sui DTD, vuoi sugli OPI, sui colori nuovi, tende sempre a mettere il bianco. Ecco, parliamo di questo colore qua. Questo è uno degli ultimi, diciamo, di casa Yamashita. Vedi, c'ha l'occhio proprio perfetto, ma non funziona come questo di Ozuri, che ha l'occhio rosso. Non so se tu ci hai fatto caso a questa cosa, ma l'occhio rosso, nel 90% dei casi, boh, non lo so, che ti devo dire, però è come se istigasse il pesce, perché su tutti quelli che invece usiamo normalmente, vedi questo? Ce l'ha l'occhietto rosso, questo è un Oppai, ce l'ha l'occhietto rosso, Sì. eccolo lì, però non attiva come questo qua, eppure sono, voglio dire, tutte e due della stessa azienda. Vedi, la pallina è molto più evidente. Ma non te lo so dire il perché, però ti assicuro che tra gli azzurri, vedi, gli azzurri nel 90% dei casi, anche nei colori scuri, vedi, è sempre rosso, proprio rosso, 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 rosso. E quelli che invece, voglio dire, non ce l'hanno rosso, però hanno il contorno rosso, come questi, voglio dire, eccolo qua, vedi? Il contorno dell'occhio al centro è bianco, ma il contorno dell'occhio è rosso. E anche in questo caso, voglio dire, fa la differenza. I Davidoni che hai fatto, voglio dire, fare tu, hanno dei colori molto particolari. Non sono dei colori fatti così a caso perché No, li hai abbiamo preso la provati, tombola. li abbiamo Non testati. a parte provati, ma sono studiati, voglio dire, per quel tipo di fondale lì. Perché tu gli hai fatto il nero con il giallo, hai fatto un rosso se non sbaglio, voglio Sì. dire, stava sotto a tutto un rosso, poi c'era un giallo che non è limone però, era un giallo paglierino che è diverso dal giallo limone. Il giallo limone è più acceso, Sì, no, questo è un eccolo qua, il giallo, giallo, è un altro tipo di giallo, sì. questo giallo qua, vedi, hai fatto, è Esatto. giallo limone, eccolo qua, questo è giallo limone ed è sempre, voglio dire, Mataflotti. Quando voglio dire, ci sono anche altre considerazioni da fare, dipende, voglio dire, dal colore dell'acqua, Certo, dipende dal colore del cielo, tutto. dipende dalla corrente che fa, perché ci sono delle volte in cui, adesso ti faccio vedere proprio il paragone al 100%, quando tu usi, parlando del testa rossa, ecco, noi abbiamo un Seica normalissimo, noi lo chiamiamo disco dancing perché cioè, dove lo giri prende luce sto coso. Occhio rosso, vestitino silver con questi puntini dentro. Poi prendi il testa rossa, questo qua, oggi non te lo fanno calare perché l'acqua è pulita, tutto a posto. Quando l'acqua è scura, quello lì non lo vede proprio. Però c'è un altro di quello lì, sempre testa rossa, che ha praticamente come se avesse, voglio dire, degli spruzzi argento all'interno, delle dorature silver. Quello funziona e questo no. Quindi ecco perché noi dicevamo, ma l'anno prima abbiamo preso 2 quintali, voglio dire, di calamari tutta la stagione con questo. Ovunque lo mettevamo, poi fai 2 o 3 anni di seguito dove ovunque lo metti resta lì e non si muove e quindi sei costretto a riscegliere altri colori, altre cose. Io ho sempre pensato una cosa, le aziende, voglio dire, si preoccupano di fare una gamma colori che sia sempre la stessa. Io poi mi chiedo, come mai i giapponesi che fanno IMA
che sono degli artificiali da spinning spettacolari, ogni anno, nonostante le catture siano multiple su lo stesso tipo di artificiale ma non la stessa colorazione, cambiano ogni anno colorazione. Ogni anno, Davide. Ne lasciano 2-3 basic che sono le natural e poi cacciano 10 colori nuovi che dici ma io c'avevo, ho capito, ma non ci sono più. Perché si vede che hanno già, voglio dire, sviluppato quello di cui parlavamo e quindi ogni anno mettono a disposizione di chi fa questa pesca tantissimi colori. La stessa cosa che ho fatto io, se ti ricordi, ti ho raccontato il fatto della traina, siccome gli artificiali da traina quelli sono Rapala, Prince Scalamari, c'è qualcuno che non ne vale neanche la pena nominare, e cioè alla fine chi è? Io giù. Allora io che faccio quella pesca 3 mesi l'anno, 4 mesi l'anno, cioè io dalla fine di ottobre fino alla fine di aprile, io a Calamari ci vado a traina, traina veloce, con le cannette, non c'è bisogno di arrivare chissà dove. A volte faccio nottate intere perché mi piace proprio pescarli, cioè No, mi è bellissimo, diverte la pesca del trovarli, calamaro pescarli. è una roba La pazzesca. pesca, però a traina è un'emozione diversa, cioè è molto più. Cioè, il calamaro da 1 chilo preso a dicembre, gennaio, cioè ti dà la, voglio dire, ti fa venire il po' di batticuore perché è facile che la pelle, voglio dire, avendo una carne molto molto sensibile, la maggior parte è acqua, quindi voglio dire, non è come la seppia e come il polpo che c'ha, voglio dire, questo maledetto, c'ha questa carne che è dura, quindi hai voglia di tirare, hai voglia di fare. Lì il calamaro è delicato, quindi va tirato piano, decelle, rifai, lo vedi sull'acqua e comincia a fare ciao, e tu pensi al guadino che ce l'hai un po' più avanti, dici, mamma mia, speriamo non lo vedo. Quindi a me piace proprio. Io avevo il problema dei colori, perché quando si erano abituati, voglio dire, ad un colore, una settimana, 10 giorni ti aggredivano sul rosa, tu potevi mettere quello che volevi, se non avevi rosa non pescavi. A volte facevo le lenze 4 artificiali e 4 rosa e ne pigliavi 3, ne pigliavi 2, ne pigliavi 4, capito? Certo. Lo stesso va riprodotto a volte anche nel pescare a tataki. Ci sono molte persone, voglio dire, che usano 4 artificiali dello stesso colore e della stessa misura, E l'ho fatto io perché quest'estate. hanno notato, voglio dire, che avere questa variante con una canna fissa con 4 artificiali uguali, quando prendono la fissa su quella artificiale, tu su quella canna farai doppiette e triplette a nastro. No, no, ma è proprio così, Cioè anzi io ti dirò di ho più. degli amici che c'hanno, no, a parte, ma solo 3 colori, cioè usano solo 3 colori, non usano più gli altri. Guarda, Però a 4, 4 e 4. queste e le prove che facevo io quest'estate, proprio con i Davidoni, perché li ho provati in tantissime varianti, e per testare i colori avevo 2 canne, avevo 3 artificiali per canna e li mettevo tutti e 3 uguali. E facevo la prova prima con 2 colori, dopo con altri 2 colori e vedevo quali rendevano di più. Avevo un Mm. vantaggio che non è un vantaggio da poco, cioè quello di essere sicuri di avere i calamari sotto, e questo dipende ovviamente dall'ecoscandaglio che deve essere tarato giusto per i calamari, ma una volta che riesci a riconoscere il calamaro e sei sicuro che il calamaro è giù, ce l'hai nel cono, lì puoi divertirti, nel senso cominci con 3 rossi, cali, vedi cosa succede, non mangiano, tiri su, bene, 3 bianchi, cali e trovi un calamaro, fai un'altra calata, 2. Vuol dire che il bianco in quel momento funziona. Dopo puoi fare un Certo. esperimento, cambi un bianco, metti anche un giallo, che fa parte del gruppo dei colori chiari, e anche lì fai di nuovo i test. Questo è il modo più veloce per rendersi subito conto su cosa stanno mangiando. Io con 2 canne facevo sempre una canna con artificiali chiari e una canna con artificiali scuri, ma questo anche prima dei Davidoni, cioè proprio come tecnica di pesca Sì, mia, sì, proprio cioè come impostazione tua. andavo nella zona, ma perché dipende. Giustamente tu hai parlato della luce, del colore dell'acqua, Sì, se il cielo è nuvoloso, della pressione, aggiungerei, ma in realtà le variabili sono ancora di più, perché dipende da cosa è fatto il oh, fondo e da cosa stanno mangiando. certo, Ci sono certe certo. situazioni in cui stanno mangiando, per esempio, le menole e magari un colore che sia diverso dal colore della menola, se le menole sono scure, magari un colore chiaro,
può essere che al calamaro piaccia perché individua subito l'artificiale in mezzo alle altre esche e viene lì e ci dà. Allora, lo studio dei colori è un qualcosa che non si può fare a tavolino, o meglio, si può fare a tavolino nel senso di dividere i propri colori nella propria scatola tra chiari, medi e scuri. Magari quelli fluo, quelli glow, quelli colore tinta unita, quelli invece con altri colori dentro. Però dopo siamo noi che quando andiamo in barca facciamo le montature, che adesso tra poco vedremo insieme a Michele. Quando facciamo le parature andiamo a scegliere prima dei colori chiari o scuri. Sull'altra canna facciamo l'inverso, facciamo le prime calate e vediamo cosa succede. Che poi bisogna aggiungere ancora una cosa. Anche questa cosa qui dei colori, a meno che uno non vada a pescare proprio da mezzogiorno alle 3, ma se già vai a pescare all'imbrunire, cioè dopo l'inverno, dalle 4 alle 6, alle 7, dalle 4 alle 5, dalle 5 alle 6, dalle 6 alle 7, sono tre situazioni diverse per Cambia il tutto, calamare. Cambia cambia tutto. tutto. A un certo punto non mangiano più e tutti dicono: ah, basta, adesso abbiamo finito di pescare. Quello è il momento in cui bisogna No, semplicemente cambiare colore. Bisogna cambiare colore, esatto. azione, a volte anche Sai, montatura e si continua a pescare. ti faccio vedere una cosa, voglio dire, a volo, perché è proprio per farti capire il fatto dei colori, perché da noi è proprio una scuola di pensiero, non è una cosa, voglio dire, cioè normale, Beh, là da voi non è neanche una scuola, è l'università della pesca del calamaro, Michele. il 90%, il 90% di noi, voglio dire, fa questa cosa in questo modo, nel senso che ci sono, per lo stesso pesciolino, noi parliamo di un Yozuri, i colori sono A329, A330, A331, A332, sono sempre, voglio dire, la stessa serie. Ce ne sono due modelli, pancia bianca, glow, pancia rossa che resta così com'è, quindi non è glow, non si accende. Questo funziona di giorno nelle colorazioni verde, rosa, arancio e questo qua blu e viola sulla schiena, con la pancia rossa, tutti e quattro, come stanno, tutti e quattro colori che vi ho dato. Quando peschi di notte non si bisogna fare altro che cambiare e mettere il glow, cioè il pancia bianca che assumendo un altro colore, una forma completamente, voglio dire, diversa, perché poi si accende proprio, si illumina completamente. Da noi facciamo dei numeri a volte veramente spropositati. Però questo io ho notato che non succede solo a Napoli. Cioè io ho pescato in Sardegna ed è successo. Ho pescato in Toscana al Giglio, a Giannutri, all'Elba. Cioè, è una questione solo di individuare la colorazione. Però queste misure qua, per quanto riguarda io giuri, io non le l'unica pecca di questo artificiale è la girellina, che dopo averla usata, pure se tu la umetti con l'olio, la sciacqui con l'acqua, la asciughi e fai, dopo una stagione, prima o poi si indurisce, fai così, tic, e ti rimane il pesciolino uguale e la girella è rotta. Poi c'è chi li recupera, chi non li recupera, io li regalo perché preferisco regalarli, perché mi innervosisco quando si rompono gli artificiali, quindi non li voglio vedere in cassetta, proprio mi fa male sta cosa. E quindi questa era la considerazione. Però in Toscana ho notato, per esempio quando ho pescato al Giglio, che il tataki lì funziona anche a 15 metri d'acqua. Cosa che avevo... Sì, ma era una cosa che avevo visto solo a Oristano. Cioè prendere 100 calamari in 13, 14, 15 metri d'acqua a mezzogiorno, alle 2, alle 3, alle 4, quello continuava a pigliare calamari. A me una cosa del genere non è mai capitata, voglio No, no, dire. no, guarda, Da te forse capitano. Sì, guarda, più che a Trieste, direi proprio in Croazia, mi è successo più di qualche volta a trovare i calamari a 13, 14, 15 metri, di solito sopra la Posidonia, di solito lì, e di Esatto. solito Perché quando... lì? E dopo di solito lì perché abbiamo anche delle situazioni di mangianza particolari, c'è tanti pesciolini piccoli. Allora, ti faccio una premessa, non sto parlando di notte, che è normale che il calamaro No, no, parliamo risalga. di giorno. Io No, parlo parliamo di giorno. di giorno, esatto, Sì, esatto, sì. trovati perché li ho riconosciuti sull'ecoscandaglio, stavo pescando sugarelli e stavo cercando i sugarelli, ho trovato questi mark, questi target che sembravano proprio calamari, ho detto aspetta che provo.
ho provato, effettivamente erano calamari, ne avevamo pescati un po'. Quindi, però bisogna dire un'altra cosa, i calamari non sono calamari dappertutto uguali della stessa razza. Nell'Adriatico abbiamo No, 4 famiglie diverse di calamari. Io parlo adesso solo dell'Adriatico perché è il mare che conosco un po' meglio. Dopo, se c'è qualcuno che ci può aiutare, magari qualcuno che ha studiato queste cose, biologia, però ecco, già di qua, di questa cosa sono sicuro. Abbiamo 4 varianti del calamaro nell'Adriatico, quindi presumo che a livello nazionale ci siano ancora più varianti. In Croazia, per esempio, è molto difficile trovare i calamari sotto i 70-80 metri. Il massimo è stato 60-70, invece che so che in altre zone d'Italia, nel Tirreno, riescono a pescarli anche 80-90 metri. Io non li ho mai visti così profondi. io da me li ho pescati pure a 120, Vedi, cioè no, i totani pescando assolutamente. a Pagelli, Vedi, pescando a Pagelli. quindi sicuramente ci sono delle varianti di calamaro che sono più abituate a stare in profondità e altre Certo, invece che non certo, sopportano la certo, profondità e stanno più in superficie sì. e sono distribuite anche in un modo diverso. Comunque se c'è qualcuno che ha informazioni in questo senso ci lasci pure un commento sotto e mi raccomando iscrivetevi al Sì. canale, mettete un like per passione di questi uomini che stanno qui alla sera. Eh, No, alle noi ci 9 di sera, divertiamo. voglio dire, no, ma per farvi capire il rispetto, la stima e il bene che voglio a quest'uomo che ha creato questi Davidoni, no? C'è il Napoli, sta giocando il Napoli, io sono qua a fare la diretta con lui, capito? Perché, Io lo vedevo un perché po' ho preso un nervoso impegno con prima lui. e non capivo perché Eh? io mi dispiace, ma io il calcio veramente non lo seguo e lo vedevo un po' No, vabbè, agitato. ma io Adesso ho capito, c'era il no, Napoli. no, ma arrabbiato per Ma niente, scusa, ma che devo, ma cioè, scusa un attimo, bastava che mi avvisassi, facevo 2 telefonate e ti facevo spostare la partita, no? cioè, Il non bello so di pensare. Michele è che Scusami, quando gli dico ogni tanto perdonami. qualcosa, lui ci cade come un pero ogni volta perché le dico serio e lui rimane lì e Perché mi siccome fa. io sono una persona, siccome sono una persona, voglio dire che educata, allora io cioè, non trascendo, perché poi se trascendo io è meglio che chiudiamo e dopo non si capisce più nulla. Ragazzi, Comunque, torniamo a noi. la prossima settimana faremo la gara insieme, il Tataki Day a Cagliari, da quello organizzato da Matti per la Pesca con Fabrizio Schiro e saremo in barca io e Michele. Prima parlando, Michele fa, oh mi raccomando, Immaginatevi, voglio dire, stare in barca col dottor Serafini. immaginate. E mi fa, No, beh mi perché raccomando, guarda che dobbiamo fare i numeri, gli faccio, guarda, tranquillo, 5 calamari li facciamo sicuro. Mi ha fatto così. È rimasto, no, è io ho rimasto detto, sconvolto e mi ha no, detto onestamente vi dico proprio la risposta, ho detto, io 5 calamari li faccio da terra, non ho bisogno manco di mettere il piede in barca, cioè, se devo venire in barca con te per pigliare mamma 5 mia, calamari che posso prendere da terra, non sapete, io allora so già cosa mi lì si va aspetta. per divertirsi, Ma sì, ma lì si va certo. per divertirsi, però noi No, ci dobbiamo. divertiremo solo se vinciamo, perché No, allora no, noi dobbiamo stare attenti. Io ti dico subito che dopo un certo punto ti boicotterò, perché io non voglio che dopo dicano, ecco, volevano farsi vedere, quindi io cercherò di frenare la pescata. Quando vediamo che siamo a metà classifica, secondo me è giusto. Ascolta, Poi, ascolta, ti posso dare un consiglio? Prendi questo pensiero e buttalo, perché voglio dire, mi avete fatto arrivare in Sardegna 2 giorni prima. Io in beh, Sardegna io, due io giorni vengo in prima per Sardegna andare a apposta, prendere il quindi. sole non ci venivo proprio. No, ecco, voglio dire. Quindi una volta che sei venuto, facciamo le cose per bene, cioè cerchiamo di, non dico di fare il podio, ma almeno nei primi 5, perché ci sono 60 barche. Ecco, vedi, queste sono le classiche cose che non bisogna dire mai, ma lascia che sia una sorpresa, quello che sarà. Ragazzi, facciamo così. Durante la gara farò qualche diretta, anche su YouTube, farò Sì, qualche ve ne diretta renderete conto subito. Se e sono vi contento, tutto a terrò posto. aggiornati sulla situazione. Perché qua Michele, cioè, se la gioca, qua adesso, perché adesso vedremo le montature, vedremo i colori, vedremo tutto, ma dopo in pratica dobbiamo anche vedere la polpa, la ciccia. Ma io qualche calamare in vita mia l'ho preso, però voglio dire, cioè non è che poi insomma mi urge tutta questa cosa di dimostrare, di fare. Io la faccio perché mi piace farla, però voglio dire, cioè, è normale che essendo stato agonista per 30 anni mi piace farla, ma mi piace vincerla, perché se devo andare lì per giocare a calcetto,
prenotavo a Napoli, risparmiavo di venire in Sardegna, no? Voglio dire. Poi lì, insomma, è un po' casa mia, però sai bene che i calamari, No, il ma difficile è trovarli. allora diciamo Il che, difficile è come tu trovarli. sai, la pesca non è la pescheria, quindi non è che vai là, allora, Perciò dico. cioè, Esatto, esatto. vedremo, dai, insomma, noi ci divertiamo. Poi Io, 60 barche non è un gioco, no, 60 barche è 60, tanta 60, roba. eh sì. 3 persone sopra sono 180 persone, 180 per 4, 5, voglio dire, ci sono 900 oppai. C'è tutta la fabbrica, voglio dire, c'è Yamashita, DTD. Poi, capito, facciamo proprio i settori. Chi pesca con DTD va a sinistra, quelli di Yamashita andate a destra. Cioè, i calamari, secondo me, a un certo punto faranno il cartellino ITH Girl. Ho detto proprio No, un poveri francesismo calamari, poveri e calamari. mamma mia, mamma. Io guarda, ti giuro, io comincio a pensare che a volte il catch and release è la cosa più bella che esiste. Io lo penso Perché? sempre in realtà, non è che... Perché vedi i calamari, no? Mo parliamo di calamari, voglio dire, facciamo questa gara perché è una cosa, voglio dire, fatta tra noi per divertirci, per fare, però sei meglio di me che su 60 persone poi alla fine vogliono tutti vincere, non è che vengono lì per giocare e per vedere noi. Questo è poco ma sicuro. Però io penso, se tu fai una gara del genere e riesci a ridare tutto al mare, secondo me hai vinto 2 volte. Sì, Perché? considera che proprio la gara sui calamari è quella che io considero meno impattante, proprio per il discorso che ho fatto all'inizio, cioè il calamaro comunque vive 1 o 2 anni. Allora, il calamaro depone centinaia, se non migliaia di uova. Sì, migliaia di Allora, uova. diciamo che è strutturato in modo che se tu un anno non vai a pescare calamari, hai ricostruito praticamente tutto lo stock ittico di calamari, perché basta non Sono pescarli un d'accordo, però, anno e si moltiplicano subito. Il problema, sai qual sì, è? però dovrebbero non pescarli neanche le Ma paranze, logico, le strascicate, ma che sono quelle che distruggono pure le il uova. problema, secondo me, ce l'abbiamo sui pesci che hanno neanche anni, decine di anni. Cioè, quando vai a Sì, prendere un dentice che ha identici, 10-12 identici di 8 kg, kg da 30 anni. cioè, quelli lì sono i veri Sì, danni che 30 facciamo anni. al mare. Cioè, quando uno va a pescare le sardine o il calamaro, che io non dico che sia la stessa cosa, ma No, non gli fai nulla. è una roba che non crei un danno all'acqua, al mare. Sono più pericolose, secondo me, la pesca, una gara di Bolentino, che lì veramente razzoli tutto quello che c'è, piuttosto che una gara di calamari. Comunque, abbiamo chiuso la parentesi, ci vediamo prossima settimana, in descrizione giù Vi troverete aspettiamo, i riferimenti vi aspettiamo, e vi farò aspettiamo sicuramente anche un io vi live. aspetto il venerdì. Faremo sicuramente anche un Lui, live lui, e dopo faremo anche una live, non solo durante la puntata, ma subito dopo, quando torniamo in studio, faremo proprio una live in cui spiegheremo perché è andata così male la gara. Perché vogliamo... Cosa dici? sì, no, Cioè- lui spiegherà come, voglio dire, non avendo trovato i calamari, capito? Verrà trainato affinché non ci porta sopra, perché adesso la scusa, voglio dire, io posso pure non io farò la prenderli, ma parte se del tu non li Kraken, trovi, del Garmin, mi terrai in sì, acqua ho con le capito, pinne per però tenere la barca tu ferma. puoi fare il Kraken, no, tu puoi fare il Kraken che vuoi, inventare i Davidoni che vuoi, ma se non me li trovi, io dove li prendo? Ecco. Quindi voglio dire, hai usato un'arma a doppio taglio, Non non ti sei preoccuparti, reso conto, ma io, no, io io non non mi devo, preoccupo, io non io devo sono trovare tranquillissimo. niente, trova tutto Furuno. Furuno è in barca, che problema hai? Se c'è Furuno non ci sono L'importante, problemi. no, no, aspetta, non ho capito una cosa, se c'è, se, No, se c'è Furuno, no, perché, problemi non ci no, sono. perché la condizione, ricordati la condizione che io ho dettato a Fabrizio quando mi ha detto vuoi venire perché viene anche Davide, ho detto se c'è Furuno vengo pure io, se no io non vengo. Esatto. Io arrivo il lunedì, grazie a Dio. Quindi, Ma aspetta, adesso ti faccio ancora una domanda, dai, anche so che vi stiamo annoiando, però abbiate pazienza ancora un no, si minuto. stanno divertendo, non ti preoccupare. Senti una cosa, ma tu sai No, che c'è un modello di Furuno che ha la funzione calamari? io Cioè, non lo hai so, proprio, ma ho il no, dottor te lo dico, Serafini. Io. hai una funzione, Sì, non sto scherzando, sembra una battuta, ma non è così. Hai una funzione non si fa che un vai a modo. inserire che lo strumento si imposta automaticamente
per riuscire a mettere meglio in evidenza i calamari. Va bene, chiusa parentesi e basta, Perfetto. lasciamo così perché sennò dobbiamo fare un video anche su quest'altro strumento. Ragazzuoli, quello è un video che deve fare lui, perché io posso solo stare a fianco una volta che li ha trovati, prenderli, ma non sono bravo, io sono sono proprio l'ABC, tecnologicamente parlando sono al di sotto dello zero. Allora, Vuoi che iniziamo con le parliamo un attimo parature? di terminali. I terminali? Sì. Vi faccio Io vedere sono qua questo e poi apposta. c'ho una chicca che non ho inviato. Eccola qua. Allora, questa è una paratura Tataki mista, dove praticamente non ci sono, voglio dire, solo... Allora, quando la tecnica è il Tataki, dove si possono montare 3, 4, 5, anche 6 pesciolini. A secondo, è sempre una cosa soggettiva. Io preferisco montarne massimo 4. 5, voglio dire, non mi convince tanto. Troppa carne a cuocere insieme, è troppo fumo, non si sente più la ciccia, ci si perde. Allora, qui facciamo un pesciolino ogni 40 cm. Ci sono le distanze, quindi si parte dal piombo, anche sul piombo. Io sento tante persone dire che loro pescano con un piombo più leggero, ma dipende sempre da dove peschi. Perché se peschi in un posto come in Croazia, tutto a posto. 50 grammi, 20 metri d'acqua, 30 grammi, 15 metri d'acqua ci sta. Ma quando peschi in Sardegna a 45 metri c'è una corrente che sposta la barca a 1,8, 2 nodi, se non hai un 150 e un 200 grammi, tu gli oppai a mare, li lasci a Honolulu, pure se c'è il motorino elettrico, non c'è bisogno, voglio dire, di chissà che cosa. Se anche avessi il motorino elettrico, comunque il piombo cammina e si scarroccia. Ed è una pesca che per esperienza vi dico, che se non la fate massimo a 10-12 gradi dal tubolare del gommone, dal Murata. laterale della barca, non va bene, perché la maggior parte dei calamari, quando ferriamo, li perdiamo. Il calamaro abbiamo visto nel filmato di prima come attacca, lui attacca, voglio dire, dappertutto, non si capisce nulla, quindi tu hai già quando tu avvisi quella lisciata, voglio dire, che ti fa con il cirro, che sarebbe quello che ha anche la seppia per catturare i pesci, mentre tu senti sopra e fai così, lui già è tornato indietro. Hai visto che rapidità? Hai visto con quale rapidità si pungeva e si spostava dall'artificiale? Cioè, a volte tu recuperi piano piano e lo prendi proprio perché recuperando lui va indietro, l'artificiale sale e si ferra da solo. Certo. Non è che tu hai visto la tocca, stai aspettando che ingoia il gambero vivo e la fai partire il piccolo e poi fermi. No, lì è proprio una questione proprio di sensibilità. Quindi, secondo me, ci sono delle cose base che non vanno cambiate. Io non scendo mai al di sotto del 24. Mai. Parliamo del trave, Parliamo del trave. Al di sotto del 24 nei 30, 35, 28, 25, in quelle zone dove l'acqua è azzurra e non c'è bisogno di andarle a trovare fuori. Ma ci sono dei casi in cui io vado a pescare a 70, 80, a 90, 60, a 100, io meno del 37 il trave non lo faccio. Anche perché 100 metri a mare, c'è una molla giusto di 10 metri, voglio dire, prima del terminale, ma non dimentichiamoci che sotto ci sono 200 grammi di piombo. Poi qual è il problema principale? Trovarli. Noi li troviamo. C'è un trucco, voglio dire, che penso ormai lo sappiano tutti, però noi stasera vi diamo tutte le chicchette giuste, perché ci sembra giusto così. Innanzitutto, quando ci si sposta e ci si trovano i calamari col motore, col motorino elettrico, non bisogna tenere le lenze fuori dall'acqua, perché se abbiamo le lenze fuori dall'acqua, il mio skipper dice: eccoli, li ho trovati, ferma, colpo di retromarcia, mentre tu fai quel lavoro, prendi il piombo, addrizza gli artificiali, lanciali a mare come se stessi lanciando al surf, il tuo terminale, voglio dire, va a pescare in Honduras e i calamari sono rimasti lì a Honolulu. E la maggior parte delle volte non funziona. Se noi invece ci spostiamo a minimo 2, 3, 4 nodi, camminiamo, li troviamo, lo skipper dice ci sono, gira, voglio dire, intorno, fa un giro circolare per ritornare sull'obiettivo e noi abbiamo già 5-6 metri d'acqua calati in acqua, diciamo gli artificiali con il nostro piombo e tutto. Quando lui dice ok ci sono, tu apri l'archetto, cominci a scendere, tu sei nei calamari. Non puoi, voglio dire, cioè, è proprio difficile sbagliarli.
Questo è un trucco importante. Canna in mano, 4 metri, 4 metri, 5 metri, voglio dire, filati dietro la barca, canna lontana dal motore, sia a destra che a sinistra, in due. Lo skipper si ferma e dice c'è, lui gira, tu già lasci, voglio dire, l'archetto, già ce l'hai aperto, c'hai il filo in mano, lasci, e loro hai recuperato almeno 20 metri, voglio dire, di discesa. Quindi tu sui calamari in 40 metri d'acqua ci sei in 10-15 secondi. E per forza di cose, ricordatevi sempre, il primo che tocca a terra è quello che fa il calamaro, perché la prima cosa che scende sul fondo viene attaccata. Dopo cominciano a guardarsi, a porsi qualche domanda, ma chi è, che vuole? Poi attaccheranno pure gli altri, non è che, però va sicuro che chi arriva prima a terra, il calamaro lo fa per primo. Assolutamente. Quindi abbiamo detto, le asolette, adesso vi spiego una cosa sulle asolette. Le asolette c'è chi le fa 3 centimetri, chi le fa 2 centimetri, chi le fa 1 centimetro. Io diversifico la lunghezza massima della soletta a 4 centimetri, se no monto il bracciolino, non faccio qualcosa di diverso, a secondo della corrente. Quando c'è tanta corrente, io allungo il minimo proprio dal trave, giusto 1 centimetro, perché tanto devono restare, voglio dire, per lavorare in quel senso lì. Quindi è inutile che tu gli dai spazio. Quando non c'è corrente, per dare un minimo di vivacità al pesciolino, animandolo il meno possibile, perché noi più ci muoviamo e loro più se ne vanno. Davide, sulla canna forse a volte non è chiaro, perché non è, anche se hai la migliore canna del mondo, non sempre riesci a leggere a 60, 70, ma quando hai la lenza in mano, Lo senti subito. credimi, tu lo senti che viene a soffiare. Quando fa quel cioè, hai visto nel video quando fa lui soffia all'artificiale per farlo muovere, per capire che cos'è, perché a volte non è che lo aggredisce perché lo prende per un pesce, lo aggredisce anche per paura. E io lo sento sulla lenza, cioè io sento proprio come se fosse un soffio. Tu lo senti e tu senti la lenza che vibra e dici ci sta, poi e ti dà. Allora voglio dire, cioè, il calamaro è veramente un animale con un'intelligenza particolare. A parte che ha degli occhi in confronto al corpo, voglio dire, ti potrà dire sicuramente questo è Delta 028, questo è Nylon del 26, però se non gli fai le cose come vanno fatte, Nel può dubbio, capitare di marcarli e non prenderli? sì, come no, 1000 volte, ma nel dubbio io dico sempre, muovete meno gli artificiali. I Davidoni, per esempio, parlo di Infatti. Davidoni perché quest'estate mi sono fatto una cura di Davidone, cioè i Davidoni funzionano quasi meglio, anzi direi proprio meglio, da fermi, lasciando la canna Senza muoverli. ferma, piuttosto che andando lì a sbacchettare ogni 3 secondi. Sbacchettare ogni 3 secondi può essere utile solo nel momento in cui sei in una mangianza di calamari, cosa che praticamente è rarissima, dove si lanciano in continuazione e allora li prendi 1, 2, 3 e dopo recuperi. Però normalmente cali, muovi un attimo. Avete visto il video? E poi ti fermi, Ma non devi solo, fermarti. se adesso vi riguardate il video che ho messo all'inizio, prendete i tempi. Allora, arriva giù la paratura, si muove per 1 secondo e mezzo, 2 secondi e arrivano già i calamari. Se il pescatore in quel momento stava fermo, avrebbe avuto subito la ferrata, ma doveva star fermo 5 secondi, non mezzo secondo, e contarli 1, 2, 3, fino a 5. In quei 5 secondi avrebbe fatto la cacciata, Il avrebbe calamaro preso il attacca. calamaro. Sì, sì, sì. Invece, Sì. muovendoli, il calamaro a volte prende anche paura, perché non è neanche esatto dire che prende paura, ma immaginate per esempio un gatto. Un gatto non va a attaccare il topo mentre sta correndo, aspetta che stia fermo, si avvicina e cerca di fare l'agguato. Se il topo sta correndo, il gatto lo guarda e lo lascia correre, perché è controproducente correre dietro a un pesce che sta scappando. Loro aspettano Certo. che le esche siano in tranquillità, in riposo, che siano tranquille e in quel momento sferrano l'attacco. Se io le muovo in continuazione, loro aspettano, cioè non fanno niente, non attaccano. Questo è il concetto. Mi serve il Certo. movimento solo per attirare l'attenzione dei calamari che sono lontani. Allora, se io sto fermo Vero. 10 secondi e non succede nulla,
Il mio consiglio è ritirare su e spostarsi di qualche metro. Se ce li abbiamo Sì, sull'ecoscandaglio e li vediamo, tiriamo su e cambiamo colore. È inutile stare giù con le esche un certo, minuto a certo, sbacchettare. Se non hanno mangiato nei primi 15-20 secondi, ciao, come dice Fabrizio. esatto. E quindi dicevamo, in questo caso ce li abbiamo raggruppati in 40, 80, in 120, sono 120, voglio dire, centimetri. In 120 centimetri abbiamo i 4 artificiali perché sono 40, 40, 40, 40 e poi ci sono i 40 dal piombo. Quindi voglio dire un terminale massimo 220, 240, non di più. Trave 26, 28 fino a 50 metri va più che bene. Quando superiamo i 50 metri io vi consiglio di pescare col 33, col 37, tanto non è quello che fa la differenza. Mi ripeto, non è tanto il filo che fa la differenza. Quindi abbiamo detto la prima paratura, questa è tataki mista, quindi voglio dire, per tataki mista si intende che io posso montare un tipo Pi, voglio dire così, della DTD, posso mettere un Davidone e quindi voglio dire siamo a 2, posso mettere un rigido sempre DTD e siamo a 3 e poi voglio dire finiamo con un Yozuri e siamo a 4. Questo è un terminale. Oltre a questo ne abbiamo altri. Quindi abbiamo un altro terminale che può essere quello dello Scarroccio. Questo qui diciamo il basic, è quello che uso di più. L'unica differenza, quello lì, è che quando c'è poco corrente, io più di 1 centimetro non lo faccio andare con la spilla, voglio dire, per l'intercambiabilità degli oppai. Quando invece voglio dire non c'è proprio corrente, quindi è proprio in assenza di corrente, io allungo il bracciolino, voglio dire, c'è la soletta dove viene messa poi per il dropper loop che facciamo, io gli allargo la soletta a 3 cm, 3,5, non di più. Quando invece voglio dire vado in ricerca, non ho il motorino elettrico, non ho l'ecoscandaglio e quindi è una questione di scarroccio e di aggiustarsi nei remi giusto per far stare le lenze distanti dalla barca e non farle camminare sotto la barca. Io la paratura per lo scarroccio la faccio in maniera diversa, faccio praticamente un trave 26-28 sempre fino a 30-35 metri, salgo fino a 33-37 a oltre 50, dai 40 ai 60, perché questa, essendo da scarroccio, non avendo l'ecoscandaglio come molte persone, voglio dire, purtroppo eh, non hanno, e allora lì è anche pericoloso andare a terra perché tu avendo i bracciolini puoi incagliare perché non sai la formazione del fondale. Certo, se hai esperienza col piombo quando struscia a terra, se si affonda è fango, oppure può essere sabbiolo, ma se è macciotto, se voglio dire mischiato Poseidone e scoglio, tu lo senti perché il piombo fa proprio batte, tru, 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 poi arriva nell'erba e senti quella strisciata, per fortuna. Ma se hai una lenza più troppo sottile, puoi rompere la paratura con molta facilità. Quindi questa qua è una lenza fatta a 2 pesciolini, tutte e due grandi, quindi parliamo sempre di Yozuri e parliamo sempre di DTD, eccoli qua. Quindi un trave del 33 di 2,40, il primo parte a 20 cm dall'asola che viene collegata alla girella sulla canna, facciamo un bracciolo massimo 20 centimetri, 15-20 centimetri, proprio per dargli anche perché non pescherà mai dritto sotto la barca, ma pescherà a scarroccio, quindi quei braccioli gli daranno la possibilità di stendersi per bene in corrente. Tra i due braccioli 60 centimetri, il primo montato a 40 centimetri dal piombo. E vi ripeto, non vi dimenticate questi colori: A330, A331, A332, A329. Le misure sono S, SS, M ed L. Sono 4 misure, quindi si parte dal più piccolo che è il 7 e si arriva massimo a 9 cm, massimo 10. Lì stiamo facendo una pesca di ricerca, quindi voglio dire a remi, sarà stesso il vento, useremo un'ancora galleggiante per rallentare lo scarroccio, però abbiamo le canne, voglio dire, che pescano come la maggior parte pesca a seppie, pescano a calamari da sole e una canna in mano per fare una tecnica diversa, cioè montando degli oppai, montando delle cose diverse, di modo che noi abbiamo la scelta di vari colori e cerchiamo di capire qual è il colore.
Quando si è capito qual è il colore, su 2 canne, se ha preso di più il giallo e di più il rosa, potremmo anche fare la pensata di mettere i 4 sfumature di rosa, anche se un Davidone, uno Yozuri, un DTD, perché poi voglio dire, tutto quello che assomiglia a, o come si dice, tutto quello che assomiglia o è tendente al rosa, che sia di sfumatura più chiara o di sfumatura più scura, ha una risposta, può dare una buona risposta. Mi è capitato con i pesci normali, con gli artificiali, mangiava solo sul blu, l'aschi e blu, e poi voglio dire, prendevi l'altro che era un crystal della Yozuri, però era sempre azzurro, era un azzurro diverso, ma pigliava lo stesso i pesci. Quindi ecco perché io nelle mie cassette a volte la gente dice: "Oh, ma tu sei malato perché c'hai tutti gli artificiali, ce n'hai 20 colori, però ce n'hai 4 per colore". Io ce n'ho 4 per colore, uno perché non posso andare a casa perché ho perso un artificiale che prendeva i calamari. Cioè, e non è che poi, voglio dire, li puoi convincere a cambiare colore. Cioè, mi è capitato di andare a pescare a Sorrento e di non trovare, cioè, quindi a 15-16 miglia da casa, arrivi lì, fili le lenze, avevo comprato un artificiale per sport, sai quando tu, voglio dire, vai in un negozio del posto, conosci la persona, prendi il caffè, fammi vedere se mi serve qualcosa, ma a me, cioè, voglio dire, potrei vendere io a loro per le quantità che ho a casa. Dico, vabbè, vedevo questo artificiale strano, giallo paglierino, te l'ho detto già prima, questo giallo strano con queste striature nere, degli occhi rossi. Davide era impressionante, sembrava un drago, aveva proprio gli occhi grandi ed era un 13. Dico, vabbè, mo lo piglio, paletta triangolare, cioè una cosa stranissima. Dico, boh, mo lo compro. Mentre parlavamo, me lo modifico, usciamo in barca e cominciamo a trainare. Metto quello vicino alla lenza, Davide, c'è 30 calamari uno dietro l'altro, cioè ogni volta che facciamo il giro, quell'artificiale pigliava un pesce. E No, ci ma guardavamo tu in faccia, però c'è non puoi quell'amico fare queste mio. cose, perché tu non puoi dire lo prendo, lo modifico e dopo parli dei calamari. Adesso sono tutti là che dicono che ho modificato. Devo dire. Allora, ragazzuoli, questa è una cosa, faremo una puntata solo per la modifica delle spugnette, La cioè come si montano le modifica spugnette sugli è una cosa artificiali. fondamentale, ragazzuoli. Cioè, però Ragazzi, un l'ho commento fatta per chi proprio. vuole, se volete la modifica, voglio il commento, se no niente modifica. La facciamo in diretta, se la volete la facciamo in diretta, come si montano voi delle spugnette sugli artificiali. Quindi dicevamo, abbiamo parlato del terminale da ricerca, abbiamo parlato del terminale normale, quello che fanno tutti, ho solo specificato la montatura da scarroccio, e poi ce n'è un'altra. Io faccio anche le vie di mezzo perché, sai, a volte mixare gli artificiali può dare la differenza perché ti fa capire se vogliono il gamberone, se vogliono l'oppai, se vogliono il normale, se vogliono il duro, se vogliono il morbido. Quella è una cosa importante. Allora, spesso, voglio dire, mi è capitato che pescando, voglio dire, con gli oppai su una canna, avevo una canna sempre con lo stesso sistema, con i 2 artificiali sopra, però invece di montarne 2, ne montavo 3. Uno lo montavo a 5-7 cm dal piombo, proprio per pescare, voglio dire, dritto, paro paro sul fondale, anche perché in mezzo ai calamari prendere una seppia non è mai male, e poi ci puoi pigliare pure il polipo. Però molte volte mi capitava di trovarci il calamaro e quindi, voglio dire, questa è stata poi una lenza che ho usato spesso quando vado a pescare molto profondo. Quindi cioè il gamberone con un metro di 0,28, 0,30, il trave è del 33 o 37, 35, dipende da quello che abbiamo. E facciamo una paratura a scarroccio a 3 braccioli, sempre a 60 centimetri, sempre a 60 centimetri l'uno dall'altro, i due alti, sempre 30 centimetri di bracciolo e il pesciolino, voglio dire, visibile, perché questa è una lenza che io vado a pescare mentre pesco a Pagelli, a 70, 80, 90, 100, quindi il pesciolino deve essere ben visibile, non posso usare un oppai, secondo me a 80 metri l'oppai neanche lo vede, voglio dire, se glieli cali tutti e quattro in testa non li vede a 80 metri, sono convinto, sono pienamente convinto. E quindi questa è un'altra valida, voglio dire, variante per poter cercare di fare calamari scarrocciando mentre peschiamo a Pagelli, mentre facciamo altre cose, mettere una lenza, voglio dire, con il gamberone e 2 pesciolini sopra, vi ripeto, il gamberone sotto e i 2 pesciolini sopra.
è una lenza che pure può fare la differenza. Però io stasera volevo farvi vedere una cosa che ho fatto 3-4 anni fa, 4-5 anni fa, perché il problema diciamo, nella pesca del calamaro è trovare la mangianza. Trovare la mangianza dipende dal fondale dove si va, perché se si va a terra potremo trovare sparli, boghette, menole, gamberetti, qualche cefaletto, insomma, bene o male. Ma quando peschi fondo a 40, a 45, a 50, come si pesca da me, e trovare la mangianza non è facile. Puoi trovare quella che sta sul fondo. Nel primo metro, metro e mezzo, sicuramente troveremo sciarrani, perchie, donzelle, sparli, qualche saraghetto variegato, qualche trigliozza, perché se non siamo, voglio dire, sulla base che scende della secca, sicuramente troveremo anche la trigliozza. E quindi ha da mangiare e non vedo quanto interesse possa dare agli artificiali, specie quando si trova in un pallone di sgombretti, in un pallone di sugheri. Non sempre, voglio dire, si convince e viene a mangiare, oppure viene, soffia, tu lo senti, ma non lo prendi perché ha altro in bocca, si dice ha altra pasta per i denti. Quindi non gli interessa, non è interessato a questi colori, agli occhi rossi, agli occhi gialli, agli occhi blu, ti puoi fare pure le mesh, non gliene frega nulla. E allora per istigarlo, io ho pensato, voglio dire, che come tutti gli altri pesci, quando è difficile trovare la mangianza, e quindi nell'high drifting, nel bolentino, si pastura. Attenti ragazzi, Quando eccolo, tu, eccolo qua. quando tu, quando tu pasturi, anche i calamari vengono in pastura. Mi è capitato di prenderli pescando a palamite alla drifting, cioè si metteva sulla sarda, Davide, si poggiava sulla cima, tu vedevi la cima, cioè ecco, mo parte, convinto erano palamite. A Aspetta un un attimo certo che punto hai il... mi è capitato di prenderli pescando a palamite alla drifting. Oh? La cima, ecco, mo parte. Dimmi, No, no, cosa ho? niente, c'era un momento di ritardo sul video, adesso ha ripreso, vai. Allora, dicevo, loro si poggiavano sulla sardina in corrente, tu vedevi la cima che piano si piegava, dicevo, ecco, la mo parte su palamite, perché poi anche la palamite a volte mangia ferma così e poi parte. Non partiva. Poi all'improvviso, tu, mannaggia, recuperavo e per sua sfortuna c'era un pezzo in meno sul dorso tra la testa e le spine, voglio dire, ma cioè, un Un pezzo in mosso. meno 2 centimetri, quindi un pappagallo di quelli seri, cioè aveva un beccone. Questi sono calamari. No, ragazzi, questi sono calamari. No, vabbè, tu dite di no, perfetto. Piglio la prima lenza che mi capita in mano, gli metto, voglio dire, lo Yozuri, scendo tra la pastura, butto io, diciamo, l'artificiale a mare, 2 metri di terminale e un piombo da 30 grammi. 15 braccia, a un certo punto, hai visto se sono calamari o sono palamite? Ma erano delle sberle bellissime. E quindi, con questo fatto della pastura, ci sono persone che li pescano ancorati, Davide. Cioè fanno il calasole ancorati. Pasturano, come se pescassero, voglio dire, sgombri, o mettono proprio la fitta e poi buttano. Invece io preferisco fare in un altro modo. Siccome è anche, voglio dire, difficile oggi, almeno da me a Napoli, è difficile trovare le sarde per poter fare qualcosa, però ci sono queste paste semi-umide alla sarda che il Davidone a fianco sa bene quali sono, anche perché lui usa antiche pasture, quindi sa bene quali devono essere le pasture che La dobbiamo fish on usare. rod è perfetta per questo tipo di lavoro. Esatto. E allora voglio dire, un secchiello in barca non ci costa niente, lo compriamo una volta, prima di finirlo pigliamo 2 quintali di calamari, perché finire un secchio da 3 o 5 kg non è cosa da tutti i giorni, anche perché che cosa useremo? Per far scendere la nostra pastura, useremo il pasturatore, quello che si usa per la pesca, per il feeder a bigattino. Però qual è il problema del pasturatore così? Che ci sono troppi fori. Allora, come si fa per i bigattini? Si prende un po' di nastro isolante oppure un nastro chiaro, insomma scotch, si parte nella zona centrale e si lasciano solo quelli sotto aperti. Quindi prima che si scarichi deve scaricare tutto sotto.
quindi per scaricarci ci mette tanto tempo, e quindi tutto il tempo in cui tu sali, lo muovi, scendi, quella nuvoletta fa la sua, dice la sua, la dice, non vuole sapere niente. A volte capita anche che con questo sistema ho fatto gli sgombri e i sugheri che si mangiavano questi maledetti oppai. La montatura, ragazzi, è semplicissima. Ragazzi, vi sto dicendo una cosa che ci ho messo un po' di tempo a studiare. Quello è sempre Santo Davide che vi fa avere queste grazie, perché io... Allora, un piombo da 30, 40, 50 grammi, quindi girella. Il primo pesciolino lo mettiamo a... cioè la prima girella la mettiamo a 1 metro, sulla quale va imbattuta il pasturatore. Vedete? Ecco qua. Quindi va imbattuta qui. Ricordiamoci di otturare i fori del pasturatore per fare sì che la pastura esca solo da quelli, voglio dire, sotto. La pastura è quella che ha detto Davide, che io adesso non ricordo, però è antiche pasture, sono dei secchi perfetti per fare quel tipo di pesca. E a 30, 40 cm, 25 cm, senza mettere moschettoncino e senza mettere, con una asoletta proprio invisibile, quindi da mezzo centimetro, eccola qua, può fare quello che volete. Questo qua non si imbroglierà mai, anche senza moschettoncino, vedete? Cioè, gli sto facendo venire il mal di testa, però alla fine è sempre normale, è sempre, voglio dire, come deve essere. Quindi abbiamo detto piombo da 40, 50, 100 a secondo, 70-80 cm, 1 metro, girellone. Il pasturatore deve essere questo, senza piombo, non c'è bisogno di piombo perché il piombo deve stare sotto. Quindi in pesca avremo il pasturatore, il piombo che poggia a terra e lasciamo la canna nel portacanne, e se stesso il mare che farà fare questo ondeggio, e in questo brandeggio lui li lascerà pastura, quindi profumo. Arrivano i nostri loligo vulgaris, trovano il pesciolino, un pesciolino, ragazzi, perché quando sono, voglio dire, apatici, più ne montiamo, più muoviamo e più non mangiano. Un pesciolino. E in questo caso quasi sempre piccolo, perché tu questo sistema lo usi fino a 30, 40, 50 metri, non di più. Quando vai nel profondo, voglio dire, io lì, vi ripeto, per me gli azzurri tutta la vita, quei colori che vi ho dato, sono colori che, voglio dire, cioè, sono secolari. Ho degli artificiali, si sono rotte le girelle, ma cioè, non erano arrugginiti, ma ci avranno, voglio dire, 30 anni, quindi cioè, è proprio una garanzia e una cosa costante nel tempo. A me personalmente hanno dato proprio tanto, tanto, tanto. C'è anche un altro sistema per montare, voglio dire, i pesciolini. Io lo faccio quasi mai, però c'è chi lo fa e a volte funziona. Fare, voglio dire, delle raffichette, 1, 2, vedete come sono montati? Sono montati uno in testa, uno in coda. Quindi praticamente avremo una sequenza di 6, 7, 8, 10 pesciolini, ma Aspetta, questa è una tecnica che aspetta, Michele. Ripeti dimmi. da quando hai mostrato perché sei mancato di nuovo come segnale. Ripeti Ok, l'ultimo pezzo. allora, sì, allora praticamente abbiamo queste mitragliette, vedete come sono montati? Uno è montato in coda, eccolo qua, e l'altro è montato in testa. Queste mitragliette possono essere fatte da 2 a 10 artificiali, quindi negli ultimi 3-4 metri, uno ogni 30 cm. 33, non abbiate paura di montare, voglio dire, con un semplice nodo scorsoio a 3 giri sulla spugna, perché le spugne dei pesciolini fatti per bene sono fissate bene, per toglierle ce ne vuole. Quindi non è quello il problema. E vengono montati a mitraglietta ogni 30 cm, come se fossero dei sabbichi. Però questo lavoro qua va proprio, voglio dire, mosso come un terremoto, cercando però solo di recuperare, perché se cominci a sbacchettare, secondo me non ha più, voglio dire, la stessa validità, perché 10 su un trave sono un bel po' di casino, non sono, voglio dire, leggeri, ma sono incasinati tra di loro, non c'è snodo, non c'è, insomma, e quindi vanno, però se sai usarlo sto sistema qui a 70-80 metri può fare la differenza. Quando arrivi in quelli, da noi si chiamano occhioni, quelli che hanno le 3 strisce presenti sotto la pancia, l'hai mai visti? Quelli con sembrano che sono 3 graffi, sono degli occhi, noi li chiamiamo occhioni, però si pescano solo in particolari periodi dell'anno
e stanno solo su fondali anomali, 60, 80, Beh, 90, ma quella 70, lì, 120. quella che tu hai spiegato è la tecnica dei pescatori di calamari giapponesi. E Sì, 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 addirittura sì, gli artificiali originali giapponesi hanno un anello dietro e un anello davanti e sì, vengono montati in esatto, catene, esatto. fanno il In giro serie. da sopra, vanno giù e Sì, tornano su giù e poi risalgono. e Sì, loro sì, hanno una specie di carrucola che girano, da una parte scendono, da una parte salgono e vengono su col sì, calamaro o col sì, totano. Il sì, calamaro come arriva su si sgancia e cade nel secchio. sì. Però devi calcolare che voglio dire, facendo... Allora, noi stiamo dando delle opzioni per far capire che c'è tanto, voglio dire, da studiare e da Da fare. Io studiare, da sono, sviluppare. saranno 40 anni, voglio dire, che pesco i calamari, ma non smetto mai di variare, voglio dire, sulle mie lenze. Devo dire la verità, io nell'ultimo periodo, quando faccio quella lenza che vi ho detto dello Scarroccio, io monto le perline 4 fori, le monto su un trave del 33, del 37, io monto le perline del stonfo 4 fori, non confondetevi con quelle, voglio dire, fatte a cilindro, deve essere la perlina 4 fori stonfo. Ce ne sono due modelli, una è la più micidiale che ho trovato, è quella lì che ha la bandierina laterale, perché ce l'ha proprio, non dà mai, cioè, ma non si imbroglia mai. Ci posso fare quello che voglio, salgo, scendo e quando faccio questo lavoro qui non lo faccio con la cannetta che ammortizza, quindi sai, tu dici vabbè perché tu sbecchi piano piano, però quando a mano tu dai un cazzotto e la fai salire 2 metri e poi gli fai l'antenna, noi diciamo, a Napoli si chiama l'antenna, che cosa provochiamo? Col piombo che sta sotto, che abbiamo, voglio dire, tutto il cotone intorno, poggiato a terra. Una volta arrivato a terra si fa prima un cazzotto, poi si aspetta, come dicevi tu, 4, 5, 6 secondi, poi si fa partire una corsa improvvisa di 2-3 metri. Cioè si prende il freno in mano e Esatto. si recupera velocemente, si fa in questo modo 2-3 metri, poi ti rifermi e tu lo senti proprio, si appoggia, Davide, proprio si appoggia sul piombo con la spugna o sul pesciolino. Ferri a volte ne prendi anche due. C'è un'altra cosa che vi voglio raccontare, stasera mi ho trovato pazzo, guardate, veramente, secondo me se c'è qualcuno di Napoli che vede questa puntata, cioè, mi sa che devo emigrare. Ma no, ma Allora, c'è tanto la un'altra guardano cosa in che vi due o voglio. tre, figurati. Perfetto. Sì, sul tuo canale sicuro 2 o 3 mila, voglio dire, sicuro. Allora, che cos'è che dà fastidio a un pesce quando un artificiale, quando qualcosa si muove in acqua? Qual è la cosa principale che può dare il calore, la fonte di calore? Cioè più che dà Cioè, il fastidio, calore molto dici che spesso, attira, sì, che attira, intendi? no, no, dà fastidio perché non è che attira, dà fastidio perché è diverso, non ha, voglio dire, pressione, non ha calore. Come tu quando, voglio dire, stai a caldo, voglio dire, cammini a casa tua e incroci tuo nipote che è salito, voglio dire, dalla moto 3 secondi prima, ti dà una mano congelato, lo guardi, dici, ah, mamma mia, cioè, non so se ti è mai capitato una cosa del genere. Tu incontri uno che ha, voglio dire, 28 di pressione e c'ha le mani ghiacciate, dici, Madonna, questo già ha fatto, voglio dire, tutto il suo percorso, Ce una ne ho passata di tanti spirito così, e ne può ho andare. tanti così. Dimmi. Perfetto. Invece, voglio dire, il calamaro c'ha lo stesso problema. Non è molto attirato dal freddo. Strano, perché poi voglio dire, i mesi freddi sono quelli in cui si muove di più e arriva nel sottocosta. Ma ci arriva perché deve fare la pappa, se no, secondo me, ma proprio non gli interessa proprio arrivare poi di sottocosta, anche perché non gliela fanno pagare cara. Quindi che cosa si può fare? Siccome c'è un signore sempre lui, perché le cose cattive le fa lui, però le fa dire a me. Allora che cosa succede? Loro hanno studiato un qualcosa di particolare, sempre sulla base delle pasture, delle cose. Ci sono degli oli, degli additivi che si aggiungono alle pasture, si mettono nelle sarde con la siringa quando si fanno le gare di drifting per lasciare la scia e far seguire. La stessa cosa, voglio dire, può essere fatta sull'artificiale, quindi possiamo ungere l'artificiale, però se noi mettiamo questo liquido che è ghiacciato come quello che voglio dire il tempo, non funziona. Funziona secondo me se noi facciamo tipo un termos piccolo,
di quelli, voglio dire, con il tappo bello largo, noi prendiamo l'artificiale, lo caliamo all'interno, quindi acqua calda con quell'olio sciolto all'interno, e lo buttiamo a mare. Fatela sta prova, fatemi sapere. Ma così, giusto per... Guardate Non si può mai ragazzi sapere, che a volte... vi ha detto tante cose in questo ultimo momento, ma non è stato chiarissimo. Ma va bene così, perché queste cose qua vi devono Sai, far sai, pensare. No, perché ci sono... ecco. No, queste cose qua servono soprattutto a farci pensare e farci mettere insieme le conoscenze che già abbiamo di altre cose. Io però non Io per vorrei questo che tu non dico chiarissi più di tutto. così, perché No, stiamo ma infatti andando dico, in io non un lo chiarisco proprio terreno perché così... che voi umani non avete mai visto. Vabbè, Allora, la però sai, temperatura degli stimolare i ragazzi che artificiali... ci seguono fa piacere. No, ma lo so, sto scherzando. Guarda, la temperatura degli artificiali, ci sono dei brand che hanno studiato dei Sì, tessuti proprio che hanno questo potere di far vedere l'artificiale caldo rispetto al resto. È un discorso molto complicato, è un discorso lungo che io ho cercato di affrontare anche in altre tecniche di pesca. È molto complicato perché innanzitutto dobbiamo capire la temperatura dell'acqua che abbiamo, perché se noi certo, abbiamo 20 gradi fuori e l'acqua ne ha 25 è una cosa, se noi abbiamo 25 invece fuori e 20 gradi dell'acqua è già un'altra cosa. Cioè, ci sono certo, tante cose che bisogna andare a valutare. Sicuramente uno sprint in più può essere dato proprio da questi additivi che tra l'altro stiamo anche sviluppando con Andrea di Antiche Pasture, additivi da poter mettere sopra gli artificiali. Non vi nascondo che io sto già facendo dei test approfonditi, ma aspetto proprio questa stagione di pesca per vedere di fare un sunto e darvi i risultati. Il problema maggiore è che non vanno bene i prodotti che sono a base di olio, perché l'olio non è idrosolubile e si stacca immediatamente dall'artificiale, rimane in particelle chiuse, cioè molecole chiuse, le molecole aromatiche, e quindi l'odore della pastura esce veramente molto molto poco. Bisogna utilizzare certo. dei sistemi idrosolubili che usano altri sistemi proprio, è un discorso complicato, ma lo faremo magari invitando sul canale proprio Andrea Passini che ce lo spiegherà, perché io sono fatto così, a me piace che quando c'è un professionista che sa quello che dice e sa quello che fa, è bene che lo spieghi lui perché lo spiega nel modo corretto, nel modo giusto, come Michele per questo discorso sui calamari. Io ho massimo rispetto di Michele, ha un'esperienza incredibile. Questa sera vi siete resi conto anche voi di cosa è capace quest'uomo, quindi non invitatelo a pescare da voi perché vi pulisce il mare. E niente, cercherò di limitarlo in gara e cercherò di fare, non so, gli taglierò il filo. Ma cosa è successo? Lui sa che in questo momento sta giocando con la sua vita, lui lo sa bene, voglio dire, che è in pericolo, voglio dire. Ma Io un no, giorno non potrei, voglio preoccuparti. dire, potrei dirvi il sabato Guarda, all'1:30, mi spiace, io sto signor pensando Serafini, di ci ha dare lasciato in quel di Cagliari, Guarda, ti lascio. io sto pensando di dare un vantaggio alle altre squadre e farti pescare con una canna di 1,20 m. Ti darò una canna così, così lunga. Possiamo fare pure una cosa, possiamo fare anche un'altra, posso anche pescare a mano invece di pescare con la canna a me. Ecco, ma non si può in gara, è Vi basta, vietato. Così. se vi basta questo vantaggio qua mi farebbe molto piacere. Dico, guardi, io non c'ho neanche i mulinelli della canna, proprio da povero. Un sughero, voglio dire, di quelli, un 60 che di quei proprio selene acquamarine, manco un 60 che avete dice, ah, guarda, un 60, c'ha un floor cap, no, un 60 della selene tedesco degli anni 60, proprio, di capito? Proprio, cioè, Gianni Morandi con quelli ci andava a spasso, quello lì, io prenderei quello a mano, io sarei contento, sarei felice. Però ti Ah, posso dire poi a che ora, come, che ha fatto, come l'ha fatto, perché io vorrei fare un film così. Comunque penso che gli abbiamo detto un sacco di cosette, sì. insomma. Ragazzi, ci vediamo allora la prossima settimana. Il giorno, se non sbaglio, è il 6. Aspetta che Giovedì. controllo. Aspetta un No, la attimo. gara è il 5. Sì. Allora, la gara La gara è il è il 5. 5. Il 5. Il Io 4 c'è il giovedì, briefing, però venerdì il briefing. lui il 3, voglio dire, farà una serata speciale da Matti per la pesca parlando di Furuno
e non dovrà dire tutto, perché sennò, voglio dire, li No, trovano voglio fare tutti, una e puntata proprio quindi e cerco di farla anche online in diretta proprio sul settaggio dell'ecoscandaglio. Questo sì, sarà appunto sì. giovedì e dopo sabato finalmente gara la mattina e faremo qualche diretta, vediamo Facebook, YouTube, vi troveremo, da qualche parte ci troverete sicuramente. Ragazzi, grazie di tutto, grazie per essere rimasti qua fino alla fine. Mi raccomando, per chi non l'avesse fatto, di iscriversi al canale, così riceverà anche le notifiche, se le attiva, c'è la campanellina lì vicino. Ringrazio con il cuore, veramente con il cuore, Michele per essere stato qui anche questa sera a Felice svelarci sempre di i essere tuo segreti ospite, lo napoletani sai. e ci vediamo di nuovo presto sul canale, dai, ormai comincia Certo, l'inverno e quindi cosa ormai sono fare? di casa, ormai sono di Cosa, casa. cosa fare di meglio che andare ad ascoltare due ragazzacci come noi che vi raccontiamo qualcosa su questa bellissima Eh. pesca che